Buonasera a tutti amici di Betty e Marco e amici della pagina. Allora, come vi avevo promesso, oggi faremo i calamari che abbiamo preso da Pippo ripieni. Intanto grazie per tutti i complimenti che ci avete fatto, ma stasera faremo una cena deliziosa. Allora, quali sono gli ingredienti per andare a fare il ripieno dei nostri calamari? Che io ne ho presi due. Andiamo a vedere. Intanto i calamari sono qui e qui trovate le codine già tagliate, le ha tagliate Pippo. Poi abbiamo cipolla, olio extravergine di oliva, pangrattato, sale, pepe, galbanino e nient'altro, e tanto amore. Allora, noi dobbiamo cominciare con andare a cucinare le nostre codine che... Domanda, scusami, Dimmi. ma chi al nord o da qualche parte, magari Ok, anche al sud, sì. non dovesse trovare o non hanno a disposizione facilmente il Il calamaro calamaro? fresco, possono Ok. prenderlo congelato? Ma assolutamente sì, Quindi, assolutamente. ok. Non vi perdete la ricetta di domani a pranzo che è un'altra deliziosità. Non so Ok. se si dica, però è deliziosa. Certo, anche con calamaro surgelato, assolutamente. Allora, come andiamo a procedere? Intanto prendiamo la nostra cipolla, la facciamo piccola piccola. Qualcuno mi ha fatto i complimenti perché riesco a tagliare la cipolla nelle mani così piccolina, ma non ci vuole niente, provateci anche voi. Ma tu sei un, No, io non sono un nessuno. artista. Ma no, assolutamente no. Un artista. Allora, Domanda, un'altra dimmi. domanda, posso fare la domanda io? Sì, sì. L'ingrediente segreto? L'ingrediente segreto è... Io lo so, Quale? il calamaro. Il calamaro è alla base di questa ricetta. L'amore che ci mettiamo è nostra figlia Beatrice che ha unito un mondo veramente grandissimo. Lei è. È vero. Ok, allora guardate, io ne metto la cipolla da sapore, quindi mettiamola, ma poi piccola piccola non dà fastidio. Quindi cipolla. Cipolla normale, cipolla, io ho usato quella bianca, potete usare quella che volete, uguale, la cipolla sta bene qualsiasi tipo. Ok, abbiamo messo la cipolla, Poi? mettiamo olio extravergine di oliva, Ok. perfetto, accendiamo Ok, quindi praticamente dobbiamo fare soffriggere le codine. le codine del calamaro. Esattamente, Ok, quindi aspettiamo. Allora amici, la nostra cipollina sta rosolando, andiamo a mettere le nostre codine. Ok, Perfetto. le codine Sì, del che poi sono parte importante del nostro calamaro. ripieno. Perfetto, non vogliono tanto, qualche minuto. Che bontà, che bontà. Buone, buone. Intanto ricordiamo sempre ai nostri amici di iscriversi al nostro canale YouTube, sul profilo Instagram e sul profilo TikTok. Eh sì. Si chiamano entrambi, tutti e tre, Betty Betty e e Marco. Betty con la Y. Ragazzi, grazie per quello che ci scrivete. Aspettate proprio con ansia le nostre ricette. Siete meravigliosi e ci fate sentire meravigliosi. Ecco. Allora, guardate perché rosolano subito. Alziamo la fiamma, è già a fiamma alta. Andiamo a sfumare con del vino rosato. Potete usare quello bianco anche. Perfetto. Facciamo evaporare l'alcol. Ah, non era questo l'ingrediente segreto. Ecco, il vino, no, il vino rosato, che io a volte lo preferisco a quello bianco, però poi quello che abbiamo a casa usiamo, Ok. Dopo che il nostro alcol evapora, quindi un secondo, andiamo a condire come? Con un po' di sale, un pizzico di sale e un pizzico di pepe. Perché sale e pepe. Sì, sì. Come dice qualcuno, quanto basta? Cubi. Quanto basta? Ok ragazzi, guardate, già sono cotte, quindi spegniamo e lasciamo raffreddare in padella. Devono raffreddare un po'. Allora amici, dopo che abbiamo finito di fare le nostre codine, possiamo fare il pangrattato come? La mollica atturrata. Cioè, Tostata. tostata. Allora, io l'ho detto in palermitano. Un filo d'olio. Che questa mollica brustolita, atturrata come la chiamiamo noi, insieme alle codine del calamaro, andranno all'interno. Certo. Sì, ma non svelare nulla. Ah, scusa. No, non si svela nulla. Prendiamo un cucchiaio,
e facciamo tostare la nostra mollica. Pensavo che l'ingrediente segreto fosse svelare il tutto. No, no, piano piano si svela, così guardatela tutta la ricetta. Oggi una signora mi ha scritto, è da tempo che non la faccio perché ho dimenticato la ricetta. Signora, io sono qui per lei per ricordargliela. E io sono Basta. qui, oltre che per ricordare alla signora com'è la ricetta, anche per mangiare questo splendido calamaro ripieno. Esatto, ok. Quindi La abbiamo nostra- fatto tostare leggermente Un altro po' facciamola tostare. La mollica. E non mettiamo niente nel pangrattato, lasciamolo così. Allora, intanto che il nostro pangrattato sta tostando, ho preparato una zuppiera di vetro, di plastica, come l'avete, la prendete, perché ora dobbiamo preparare tutto il nostro impasto da mettere dentro i calamari. Io li adoro i calamari, quindi vengono buonissimi. Ok, vediamo se il pangrattato è già tostato, va bene, ma io non lo farei più di così, perché poi non Ma è... da qui viene un profumino che alla fine Certo, del ma mondo. il calamaro è molto buono. Ragazzi, non ho speso neanche tantissimo perché ne ho presi 2 grandi, abbiamo pagato 16 euro Sì. e sono enormi. Questi 2 grandi con questo... Esatto, e poi li con le possiamo codine. condire come li possiamo tagliare a pezzi, insomma, 3 persone ci possono mangiare. Anche 4. Una volta ogni tanto si può fare. Ok. Allora, la mollica, il pangrattato va bene così, non lo tosterei di più. Perfetto, quindi spegniamo e lasciamo raffreddare anche il pangrattato. Allora, amici, prendiamo il nostro pangrattato tostato e lo versiamo in una ciotola. Ok. È ancora caldo, quindi poi raffredda Adesso stiamo man mano. componendo quello che andrà all'interno del calamaro. Esattamente, poi prendiamo le nostre codine, ho fatto sfumare con un po' di vino bianco, cipolline e olio extravergine di oliva e le versiamo nella nostra mollico pangrattato. Ok, mettiamo tutto all'interno e io già me li mangerei così. Già sono divini. Poi, vedete ancora è caldo, pizzico di sale, di nuovo, pizzico di pepe. Andiamo a metterlo un attimo da parte e tagliamo il nostro galbanino. Io compro il galbanino perché mi piace. Potete usare qualsiasi formaggio sia, ovviamente non molle. E facciamolo proprio a pezzettini piccoli, 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 perché devono entrare poi nel nostro calamaro. Quindi ne prendo un pezzetto e taglio questo. La ceretta la vorrei io, Per fare che? per appallottolarla e tirarla. No. Scherzo. Allora, facciamo dei piccoli quadratini, ma proprio piccoli. Ok. Quindi prima li starelli e poi li tagliamo così. A cubettini. Cubettini piccoli. Piccolo piccolo. Poi li prendiamo man mano e li mettiamo nel nostro impasto. Ok. E ripetiamo la stessa cosa. Facile facile. Sì, è molto semplice. Ma poi anche la mollica tostata ha un sapore diverso, per questo l'abbiamo tostata, perché da noi si fanno così. Prendiamo. Ma anche la preparazione io penso sia facile. Forse la cosa più difficile è trovare il calamaro fresco. Vabbè, sì, ma anche quelli surgelati vanno bene. Se condite bene le cose, anche quelle surgelate vanno bene. Io a volte le uso e mi trovo anche bene. Certo, non è la stessa cosa ovviamente, però ci sono momenti in cui anche noi mangiamo il pesce surgelato, non è che... E questo è pure vero. È che oggi eravamo più liberi e abbiamo preso quello fresco. Amici, prendiamo dopo un po' di prezzemolo, lo facciamo piccolo piccolo e lo mettiamo pure nel nostro preparato. Ok. Quindi altro ingrediente per il nostro Sì. preparato. Prezzemolino col pesce. Sempre piccolo piccolo, giusto? Sempre piccolo piccolo, certo, perché tu devi considerare che deve entrare tutto nel calamaro. Va bene così. Ok, prendiamo e lo mettiamo qua dentro. Adesso vediamo, proverò a mescolarlo, vediamo se si è raffreddato. Eh sì, è più la mollica che è calda. Aspettiamo qualche altro minuto, ancora è caldina. Allora amici, guardate che bontà. Si è raffreddato? Sì, allora, cosa abbiamo fatto? Pangrattato, sale, pepe, codine di calamaro, prezzemolo e formaggio a pezzettini. Ho usato il galbanino, guardate che meraviglia.
Una bontà. Oltre che al sale al Sì, pepe. poi se resta questo condimento potete fare qualsiasi altra cosa, anche impallinare 2 polpettine oppure mamma mia, io me lo mangerei pure così. Allora, Tu ti inventi tutto. eh sì, fammi, aspetta che sciacquo la mano. Allora, adesso cosa dobbiamo fare? Prendiamo il calamaro, che è già pulito, andiamoci con un cucchiaio, prendiamo il condimento e lo andiamo a riempire, ok, fino in profondità. Lui scende, guardate, proprio scende, lo dobbiamo fare, questo è bello grosso questo calamaro, facciamoli belli pieni pieni. Andiamo? Guarda, è Mamma proprio che un tubo, bontà. come se fosse un tubo. Ok. Ok, quindi si riempie così, Si piano riempie piano, piano con un piano. cucchiaio o un cucchiaino. O con la mano se ci riuscite a metterli dentro. Comunque a me viene, guardate, perché poi faccio così e ce ne va ancora. Ok, naturalmente stando attento a non far sfaldare il... No, ma non si sfalda perché il calamaro È duro. sì, è più consistente come pesce. Ok, questo mi sa che è abbastanza pieno. Ok. Dopo che l'abbiamo riempito, usiamo uno stuzzicadenti o 2, dipende, per frenare, e andiamo a chiudere il nostro calamaro. Come? Spostiamo questo e ve lo faccio vedere. Buchiamo il calamaro e lo buchiamo dall'altra parte, così. Ok. E il calamaro è chiuso e non può uscire nulla. Ok, quindi va chiuso Come se tu facessi proprio una chiusura, guardate, con lo con un stuzzicadenti. semplice stuzzicadenti. Ok, perfetto. Questo è il primo, mettiamolo da parte. La stessa cosa con il secondo. Allora amici, guardate, li ho chiusi entrambi, li ho riempiti, guardate, sono grossi, questi sono veramente grossi. Ok. Allora, ho preso una teglia, ovviamente piccolina, stropicciamo la forma così aderisce, segreto di Betty. Castaforno. Sì. Mettiamola la forma. Questa pure, la mettiamo all'interno. Perfetto. Ok. Allora, prendiamo il primo, lo mettiamo nella teglia, prendiamo il secondo, lo mettiamo qua, ok? Che bontà, sì, che bontà. mettiamo un filo d'olio. A questo punto potreste aggiungere anche 2 patatine o 2 pomodorini, io li faccio in questo modo, poi a parte se mi va faccio un'insalata, quello che vogliamo. Mettiamo al forno 180 gradi per 15 minuti, non vuole molto, siccome l'interno è già cotto, perché le codine sono cotte, il pangrattato è già tostato, 15 minuti il tempo che si cuoce il A calamaro. quanti gradi l'hai detto? 180, 170, 180 gradi. Ok. Allora, fra poco. Allora amici, guardate, i calamari sono pronti. Mamma che bontà. Buoni, buoni. Che bontà. Non vogliono tanto, vogliono veramente 15 minuti. Ma io già li taglierei, è che sono caldi, quindi Guardate lasciamoli il raffreddare. ripieno dentro, mamma mia. E questi li serviamo a tavola stasera con un'insalata, 2 patate lesse o 2 patate fritte, come ci piacciono, con dei carciofini, dei broccoli, come volete voi. Spero tanto di essere stata abbastanza semplice nella mia spiegazione. Scrivetemi nei messaggi se avete gradito questa ricetta. Scrivete se li fate, come li fate, Come li fate. il ripieno come lo fate. Esattamente, e un grazie immenso a tutti coloro che veramente ci danno la forza, perché siete la nostra forza. Ricordate la ricetta di domani, buonissima, faremo, non ve lo posso dire, segreto. primo veramente buono e goloso. Grazie di tutto, ricordiamo giustizia vuole, Beatrice vuole giustizia sempre. Un bacio, che dire, buona cena e buon sabato a tutti. Ciao, Ciao amici, amici, ciao.